Ciao a tutti ragazzi, un benvenuto tutti al vostro Luca Taran. Come state ragazzi? Tutto bene? Oggi andremo a vedere il proseguo del video della settimana passata, ovvero riguardante gli stili di gioco, come impostarli al meglio, quindi qualche consiglio magari tattico su che posizioni da mettere in campo, e poi vedremo anche i migliori moduli secondo me da utilizzare con questo bellissimo stile di gioco, uno stile di gioco che io personalmente non utilizzo tantissimo perché mi piace molto premere il tasto del passaggio filtrante, però che comunque qualche volta quando l'ho utilizzato ti fa divertire, però dipende chiaramente un po' noi che tipi di giocatori siamo. Noi dobbiamo capire prima di tutto qual è il nostro stile di gioco predominante. Il possesso palla è comunque molto utilizzato, ma come già detto dobbiamo capire quale ci piace di più, quale ci troviamo meglio e soprattutto quale ci fa divertire. Prima di continuare l'analisi vi volevo appunto ricordare sempre dell'affiliazione di Amazon e di Gamivo. Sono due piattaforme dalla quale possiamo acquistare tutto ciò che vogliamo a dei prezzi veramente ribassati. Amazon lo conosciamo tutti, mentre Gamivo è una piattaforma videoludica che tra l'altro a inizio video avete visto c'è un piccolo codice sconto qualora voleste appunto concludere lì i vostri acquisti videoludici. Amazon invece passando appunto dai link che trovate in descrizione supporterete il canale. Sono aperti sempre anche gli abbonamenti per chi volesse ragazzi supportarmi in maniera ancora più efficiente. Io ne sarei veramente grato a un prezzo veramente irrisorio. Dai link che trovate appunto in descrizione, i prodotti tra parentesi non li pagate nemmeno un centesimo in più, quindi li andate a pagare come senza passare diciamo dal link, solo che passando da lì mi fareste la gentilezza di supportarmi e io ve ne sarei molto grato. Per chi si abbona invece ci sono sempre anche tutto il discorso dei contenuti in esclusiva, possibilità di insomma video personalizzati, via dicendo. Andiamo subito ragazzi a vedere di che cosa parliamo. Quindi andiamo su schema di gioco e abbiamo già impostato il nostro possesso palla. Io ragazzi lascio questa formazione ma perché fondamentalmente, come detto altri milioni di volte, il 4-3-3 è un modulo che si presta a tutti gli stili di gioco, quindi che vogliamo giocare di contropiede, di possesso, di contrattacco, di passaggio lungo, come ci piace di piano, di vie laterali, va benissimo per tutti gli stili di gioco. Però ragazzi, oltre a questo vi farò vedere anche degli altri moduli predefiniti. Chiaramente non sto a fare di ognuno tutte le varie modifiche possibili e immaginabili, perché altrimenti vedete bene che diventerebbe un video di 30 ore e non di qualche minuto, quindi di conseguenza vado un pochino più veloce. Allora, intanto ragazzi, per impostare il possesso palla è molto semplice. Si va qui su stile di gioco squadra e metto possesso palla. Il possesso palla ci fa vedere come si muovono i giocatori. I giocatori quindi in fase d'attacco mantengono la posizione per massimizzare l'efficacia dei passaggi brevi. Inoltre evitano di lanciarsi in spazi lasciati aperti dalla difesa avversaria. È per questo motivo ragazzi infatti che possiamo eventualmente pensare anche di mettere, che ne so, un regista creativo come seconda punta e per dire una prima punta che potrebbe essere anche un classico numero 10. Tanto ragazzi, con questo stile di gioco gli opportunisti sono sicuramente un po' nerfati da questo punto di vista, perché a differenza di un Mbappé che col contropiede si butta in ogni singolo buco che trova dalla difesa, in questo caso la carta opportunista chiaramente non si annulla, però sicuramente lo tenderà a fare molto meno. Certo, c'è una probabilità in più che lo faccia rispetto a un classico numero 10, per dire, che invece sta lì bello fermo, aspetta la palla, però comunque lo farà molto meno. La squadra diciamo che in campo è disposta in maniera tutta molto vicino. Io vi ricordo appunto di guardare un po' come giocano le squadre, ad esempio di Pep Guardiola, che infatti abbiamo messo lui come allenatore, o comunque anche il Barcellona, come gioca il Real Madrid. Sono squadre che giocano molto compatte, molto vicine l'uno con l'altro, quindi giocatori uno vicino all'altro, pronti appunto tramite gli scambi poi a magari fornire la palla decisiva davanti al portiere. In fase di difesa ragazzi la linea difensiva è alta, perché? Perché comunque ragazzi immaginatevi se noi avessimo una linea difensiva troppo bassa con un possesso palla
avremmo molta praticamente difficoltà nel riuscire insomma a costruire l'azione, perché comunque l'avversario verrà a pressarci, l'avversario cercherà di non farci giocare, quindi la difesa comunque rimane alta, anche per appunto favorire poi un minimo la pressione una volta ripersa palla. Certo, la pressione non sarà asfissiante come in un contropiede veloce, però comunque c'è, perché persa palla è ovvio che il giocatore cerca subito di recuperarla. Andiamo avanti, quindi una volta in possesso la squadra cerca di rimanere in possesso più a lungo, offrendo supporto ravvicinato al giocatore con il pallone. Quindi ragazzi, immaginatevi il tiki-taka appunto del famoso Guardiola, com'è? Quindi che il giocatore si avvicina, fanno lo scambio, va via, si fa rivedere, poi la passa all'altro, quello la passa a quello la passa a quell'altro vicino, e l'azione diciamo si sviluppa così. Diciamo che in base poi agli stili di gioco che abbiamo messo in campo dei giocatori, ovviamente i giocatori si muoveranno più o meno in certi modi. Ripeto, se metto un classico numero 10 comunque si muoverà diversamente rispetto a un opportunista o a un rapace d'aria, per dire. Quindi dipende un pochino noi se vogliamo un finto ecco, possesso palla, dove magari mettiamo possesso palla come stile, però mettiamo tutti i giocatori ultra offensivi, quindi molto diciamo che si buttano comunque negli spazi, vedi gli opportunisti o un giocatore chiave, oppure se vogliamo proprio una cosa ancora più conservativa, proprio un classico possesso palla da palleggio asfissiante, ma dobbiamo essere anche noi molto bravi a saperlo fare, e non è per niente facile, soprattutto quando si iniziano a incontrare avversari che ti pressano ogni singolo tocco di palla che fai. Quindi possiamo mettere anche degli altri stili di gioco, quindi magari i registri creativi, i classici numeri 10, magari mettere, che ne so, soltanto 2 ale prolifiche per dare un po' di spinta, però anche la punta magari mettere, per dire, un fulcro di gioco, un attaccante di rientro. Quindi se vogliamo, dipende un pochino come lo vogliamo impostare noi. Ecco, io quando l'ho usato, ragazzi, ripeto, l'ho usato in maniera un pochino falsa, tra virgolette, nel senso che ho messo comunque una squadra da contropiede veloce, nel senso giocatori chiave, opportunisti, alle prolifiche, comunque giocatori, ragazzi, che attaccano fondamentalmente, quindi che la loro carta, ripeto, è quella, la loro caratteristica è quella di attaccare. Quindi non l'ho usato, ecco, nel vero senso della parola, proprio da classico contropiede, scusatemi, da classico possesso palla. Certo, lo facevano molto di più sicuramente che con un contropiede, però perso il possesso palla, dopo aver perso il possesso, i giocatori più vicini al pallone presseranno immediatamente l'avversario che lo controlla. Quindi, come detto prima, c'è il pressing, ripeto, sarà meno asfissiante sicuramente di un contropiede, che i giocatori comunque tendono a rimanere sempre altissimi, sempre pronti a ripartire. Qui invece, una volta quindi che supponiamo magari riconquistiamo la palla, comunque la squadra, diciamo che non si butterà subito in avanti, come invece con il contropiede che si riconquista e subito filtrante in avanti. Qui invece si riconquista e si riparte da capo, quindi si palleggia, si cerca il fraseggio, si cerca lo spazio libero per poi fornire magari, ecco, per dire, con un Pirlo o con un Beckham o con un altro giocatore che vogliamo noi, un Pedri, un Modric, chi vogliamo, fornire appunto la palla magari decisiva per l'inserimento della punta quando questa si inserisce. Quindi, visto come si mette lo stile di gioco squadra, dobbiamo mettere anche un allenatore, ragazzi. Quindi scegliamo un allenatore che abbia come stile predominante, ad esempio, il possesso palla. Va bene il valore dall'85 in su. Ogni allenatore, poi, per chi ancora magari non lo sa o è nuovo, ha, diciamo, dei bonus, ecco, chiamiamoli così. Aumenta, ad esempio, questo aumenta i punti esperienza guadagnati dai giocatori con 5 stelle durante le partite. Quindi questo ha questa caratteristica. Però ormai, ragazzi, vi conviene, questi sono allenatori vecchi che ho io da un sacco di tempo. Io avevo preso ad esempio Hernandez, Xavi, che ha comunque il booster, tra l'altro, che dà sul controllo palla, quindi +1 a tutti i giocatori. Vi conviene, ragazzi, ormai tra l'altro prenderne uno che, un po' come Stojkovic, abbia 2 stili di gioco. Ormai ne sono usciti diversi anche di recente, quindi lui ad esempio c'ha contropiede e vie laterali, però esiste anche con possesso palla e contrattacco, per dire, o vie laterali e possesso palla.
in modo tale, ragazzi, anche da fare una cosa molto intelligente: utilizzare la tattica secondaria magari con l'altro stile di gioco. Come potete notare, qui si può impostare. Io ad esempio adesso ho lasciato il contropiede, ma volendo potrei metterli comunque anche qui il possesso palla, cambiare modulo, quindi usare magari un altro modulo e metterli sempre con possesso palla, oppure utilizzare il tuo secondo stile, quindi mettere ad esempio, che ne so, c'ha possesso palla e contropiede, quindi rimetto il secondo stile di gioco contropiede, ragazzi, e mi imposto il modulo più da contropiede. Magari facciamo attenzione chiaramente a che giocatori stiamo utilizzando, perché poi comunque va a incidere anche con un contropiede chiaramente i movimenti che andranno a fare questi giocatori in campo. Cioè, se io metto un attaccante di rientro è ovvio che non si andrà a buttare nello spazio, ma mi verrà comunque incontro, di conseguenza magari creerà meno profondità, che invece in un contropiede è una delle cose essenziali, la lunghezza, la profondità, insomma l'attaccare lo spazio, no? Andiamo a vedere, ragazzi, questa formazione molto velocemente. Io vi darò dei consigli su questi giocatori e poi chiaramente la scelta starà a voi su chi mettere in campo. Allora, ragazzi, con un possesso palla possiamo mettere anche un portiere offensivo, qualora ce l'avessimo. Va bene Peter Cech, io lo utilizzo con tutti gli stili, ma perché lui è unico, inimitabile, è fortissimo, quindi ha tra l'altro il booster con Saracinesca, di conseguenza, ragazzi, è veramente top. Ma se non avete lui va bene anche un altro portiere. Io in questo modulo, come potete notare, ho messo 2 terzini offensivi. Perché? Perché comunque, ragazzi, i terzini offensivi con il possesso palla, dove appunto gli scambi sono stretti, ravvicinati e veloci, ci aiuterà, ragazzi, sicuramente a dialogare, perché questi due signori si alzano sulle fasce e di conseguenza comunque andiamo a giocare, andiamo a creare molto più palleggio proprio lì in mezzo al campo, in attesa di trovare uno spazio per fornire quegli altri 3 davanti. Quindi io vi consiglio 2 terzini offensivi, oppure se volete una soluzione più conservativa magari mettete uno offensivo e uno difensivo. Però, ragazzi, io la verità il possesso palla l'ho sempre utilizzato con 2 terzini offensivi e mi ci sono trovato molto bene. Coppia di centrali, ragazzi, io vi consiglio incontrista e sviluppo, o comunque terzino difensivo. Se avete questo Maldini va benissimo, tanto può fare anche il DC, però, ragazzi, comunque incontrista e sviluppo, e non sbagliate. Caratteristiche fondamentali che devono avere: velocità, difesa e chiaramente insomma colpo di testa, contatto fisico, le classiche, diciamo, abilità dei difensori. Importante che sia la velocità, secondo me attualmente con il gameplay sopra i 90, perché altrimenti, ragazzi, ormai i giocatori lenti fanno troppa fatica a reggere l'attuale gameplay. Con i vari Messi, Neymar, Mbappé e via dicendo, ragazzi, il gioco è diventato ormai molto rapido, molto veloce. Quando questi giocatori sterzano e ripartono, facciamo difficoltà anche noi con questi parametri, figuriamoci, ragazzi, uno che magari ha un giocatore che ha 70 di velocità o 75, cioè troppo lento. Unico parametro che per un difensore possiamo un attimino magari tralasciare è la tecnica, perché tanto comunque il primo passaggio disponibile lo farà a uno di questi 3. Quindi passiamo appunto al centrocampo. La mediana io la imposterei con io ci ho messo Vieira incontrista, ma capisco che non tutti ce l'abbiamo. Metterei magari con un collante, in modo tale che stia proprio lì davanti alla difesa a fare da filtro. Va bene anche un incontrista per chi ce l'ha, o comunque per chi le piace questa tipologia di carta. A me piace molto perché Vieira è dappertutto, e se non avessi avuto lui avrei messo probabilmente un collante. Poi sulla sua destra mettiamo un Pirlo, tra le linee, ragazzi, a sinistra un giocatore chiave, un centrocampo comunque molto bilanciato, perché abbiamo sia chi riconquista, sia chi si inserisce, sia comunque che in generale imposta, perché abbiamo 3 carte diverse con 3 caratteristiche diverse. De Paul è un tuttocampista, come lo definisco io, uno che si butta dentro l'area di rigore, uno che cerca il tiro, che riconquista anche palloni. Vieira riconquista palloni per eccellenza, molto forte, molto veloce, molto, insomma, difensivamente parlando molto interessante. E Pirlo invece, ragazzi, è il regista, forte tecnicamente, con dei parametri pazzeschi per quanto riguarda i passaggi e la tecnica individuale, magari un pelino meno veloce, però che comunque compensa con la sua tanta tecnica.
Questi 3 giocatori, ragazzi, devono avere quindi tecnica, difesa un minimo, sapersi però buttare anche negli spazi e chiaramente la tecnica, ragazzi, sono centrocampisti, devono saper per forza impostare l'azione, altrimenti qui davanti non ci arriviamo. Poi, ragazzi, qui in avanti io ci metterei o un taglio al centro, ad esempio al posto di Douglas Costa magari metterci un bel taglio al centro, un opportunista e un'ala prolifica, come ho messo. Vogliamo una soluzione più conservativa? Ragazzi, mettiamoci un bel fulcro di gioco al posto di Mbappé, così sta lì bello a ricevere palloni, e vicino magari ci mettiamo 2 ale prolifiche in modo tale che si buttino comunque alle loro spalle. Ragazzi, un minimo secondo me ci deve essere qualcuno che va a inserirsi, perché altrimenti diventa un gioco, cioè, che ci passiamo la palla lì in quei 3 metri quadri, ma poi nessuno va, nessuno si butta, e quindi diventa poi anzi problematico per noi sapere a chi dar la palla, perché sono tutti là fermi. Invece qualcuno che ogni tanto, grazie al suo stile di gioco, vada in avanti, secondo me ci vuole. O eventualmente, se non fulcro di gioco, anche il classico numero 10 potrebbe andare bene. Potrebbe andare bene anche un falso 9, quindi con un attaccante di rientro. Le istruzioni individuali, ragazzi, datele ragazzi in base a chi mettete in campo, cioè se mettete un collante, in questo caso possiamo magari anche evitare di dare il difensivo al mediano. Se mettiamo magari, ecco, un opportunista, conviene magari dargli il contropiede per farlo stare proprio là. Le istruzioni individuali a volte le possiamo dare anche in corso d'opera, cioè magari ci vogliamo un attimino difendere e mettiamo magari il difensivo sui 2 terzini. Quindi vediamo, iniziate magari, ragazzi, ecco, il consiglio che vi posso dare: iniziate senza istruzioni. I moduli prima di tutto proviamoli senza istruzioni, ragazzi, o malandando, ecco, proprio il difensivo al mediano e il contropiede alla punta, le 2 classiche, diciamo, per far sì che comunque abbiamo un riferimento davanti e un punto cardine anche al centro del campo. Però, ragazzi, il resto diamole poi in corso d'opera, vediamo prima come si muove la squadra, come si muovono gli stili di gioco, e dopodiché andiamo a vedere appunto le istruzioni. Vi dico adesso, ragazzi, per chiudere, i moduli secondo me migliori da utilizzare con il possesso palla. Io questi giorni un pochino l'ho testato per provarli, appunto, quali secondo me potevano girare meglio. Poi ripeto, bisogna molto valutare che tipi di giocatori ci mettiamo in campo, ma in linea generale vi posso dire che almeno quelli universali, senza fare molte modifiche, il 4-3-3, ragazzi, va bene, è quello che abbiamo già visto, che è quello che avevamo in campo. Il 4-3-1-2, ragazzi, è il modulo che secondo me è perfetto per il possesso palla, un modulo top, perché ci dà cioè, ragazzi, a centrocampo siamo in tanti, siamo in 4, comunque 2 attaccanti. Io a questo punto magari al posto di Douglas Costa ci metterei un trequartista, giocatore chiave, in modo tale che si butti, o se vogliamo addirittura anche una seconda punta, quindi magari alzarlo e metterlo seconda punta, che non sarebbe male. Poi il 4-2-1-3, anche questo tanta roba, ragazzi, che sarebbe un 4-3-3 un po' rivisitato. Quest'altro modulo lo stesso, il 4-2-3-1, va benissimo, ragazzi, quindi tutte queste varianti, diciamo, del 4-3-3 fondamentalmente, ragazzi, vanno bene tutte. L'unica cosa di questo è che vi consiglio a questo punto di mettere opportunista davanti e comunque 2 esterni che spingano, ragazzi, 2 giocatori chiave, 2 alle prolifiche. Non mettiamoci 2 registri creativi o 2 numeri 10, perché altrimenti, ragazzi, non abbiamo poi personale davanti in attacco che possa andare a far gol. Quindi bilanciamoli bene anche in base appunto a che modulo mettiamo. Chiaramente è molto soggettivo, però. E poi, ragazzi, il 3-2-3-2, questo modulo secondo me lo so, per un possesso palla si presta molto bene anche con gli altri stili di gioco, ma con un possesso palla secondo me è veramente top, perché abbiamo tanta gente in attacco quanta comunque anche in difesa, perché se per dire noi mettiamo un Vieira difensivo e linea bassa e magari all'altro mediano li mettiamo ad esempio il difensivo, comunque abbiamo sempre 5 giocatori in attacco e 5 ragazzi in difesa. Di conseguenza
potrebbe essere un modulo molto molto interessante. Impostato con le giuste carte, questo modulo, ragazzi, potrebbe essere interessante. Io qui ci metterei Vieira, Pirlo e mediana, un trequartista magari, ecco, che può essere De Paul, esterni appunto magari, ecco, un Douglas Costa, e mi porterei un altro bel esternaccio sulla sinistra che butti cross in mezzo, e in avanti, ragazzi, ce la possiamo giocare sia appunto con eventualmente cross, oppure se ci piace appunto palleggiare e arrivare in porta con il pallone, magari ci metterei una seconda punta, per dire, ecco, un Neymar e un Mbappé, o un Digno, un Mbappé, un Messi, insomma ce ne sono diverse soluzioni. Dipende noi un pochino che tipo di gioco stiamo cercando, e di conseguenza in base a quale gioco vogliamo fare, mettere le carte in campo. Per questo appunto vi rimando al video, mi raccomando, che dove spiego gli stili di gioco individuali, perché sono fondamentali, ragazzi. Gli stili di gioco squadra e gli stili di gioco individuali sono chiaramente importantissime sono anche le istruzioni, ma quelle, ripeto, arrivano in un secondo momento, nel momento in cui abbiamo già scelto come far muovere la nostra squadra. A quel punto eventualmente andiamo a ritoccare qualcosina, ma inizialmente, ragazzi, lasciamolo così com'è. Provatelo, ragazzi, fatemi sapere nei commenti che ne pensate. Io vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Taran, ciao!